in tutta la sua maestosità, Palermo. Ma cosa ci faccio in Sicilia, vi starete domandando? E cosa ci faccio tra queste strade impervie, questi paesaggi incantati che sembrano essere usciti da una novella di Verga? E cosa c'entra in un canale di caffè tutto quello che sto mangiando? Panini, cannoli, biscotti alla mandorla? Sono stato qualche tempo fa alla ricerca del bar dove si serve il caffè al prezzo più economico d'Italia. Ebbene sì, sono stato in Sicilia in un viaggio tra sapori, odori e tradizioni che mi ha fatto fare wow. Seguitemi in questo viaggio. Partiamo. Come avrete capito, questo è un video molto speciale, è un video a cui tengo molto e che mi auguro piaccia anche a voi e vi chiedo il supporto se vi piacciono questo tipo di video, condividetelo con i vostri amici, condividetelo su Facebook, Instagram e soprattutto lasciate un like a questo video e iscrivetevi perché c'è tanto lavoro dietro questo genere di video e soprattutto per me c'è tanta emozione perché è stata veramente un'esperienza fantastica e appunto vi chiedo questo supporto speciale per video così impegnativi. Allora, dovete sapere che sono stato in Sicilia dove c'è il bar più famoso in Italia per quanto riguarda il prezzo del caffè. È da sempre il bar più economico d'Italia fin dalla sua apertura. Pensate che ha oltre 60 anni e addirittura qui il caffè si serviva a 50 lire quando ai tempi il caffè in tutti i bar costava mediamente 300 lire. Ero quindi troppo curioso di conoscere questa storia perché era una storia nota, comunque già tanti giornali in Italia ne avevano parlato e quindi sono venuto di persona ad Alia, un paese davvero sperduto nell'entroterra siciliano, distante circa un'ora e mezza da Palermo e un'ora e mezzo da Cefalù, quindi nell'entroterra. Volevo immergermi in una realtà così distante da quella a cui siamo tutti abituati nelle nostre città e sicuramente questo non è uno dei posti più facili da raggiungere, ma è proprio questo che lo rende ancora più affascinante e ha reso fantastico questo mio viaggio. Sono andato a trovare la signora Maria, che oggi gestisce il bar pasticceria, insieme a suo marito e ai suoi figli, e fare il caffè venduto a un prezzo calmierato, una tradizione oramai di famiglia, in onore al suocero scomparso che aveva aperto il bar e fin dall'apertura era stato rivoluzionario con la sua idea di vendere il caffè a 50 lire. Ma parliamone proprio con Maria. E la prima domanda che ovviamente le faccio è come nasce quest'idea del caffè servito al bar a un prezzo così basso. Ma spiegami perché da te il caffè costa così poco, cioè da dove nasce questo Sì. prezzo che è così ridicolo, no? Perché Sì, c'è chi ancora non capisce, cioè sono delle scelte. Mio suocero ha iniziato tutto, dico sempre le stesse cose perché ecco, è la questa è verità. la storia, la verità è inutile cambiare, dire altre cose. E quando è iniziato mio suocero, perché questa attività già c'ha 60 anni, allora mio suocero era molto giovane e ha intrapreso questa attività. E ai tempi tutti lo davano 300 lire il caffè, mio suocero 50 lire. E questa è andata sempre così, ma non è per un ripicca tra colleghi, sono scelte di vita che si fanno. E questa tradizione l'abbiamo sempre mantenuta, anche se non c'è adesso lui. Non poteva mancare di affrontare anche tutte le problematiche che i bar e tutte le attività hanno avuto nel periodo del Covid e ovviamente si sono aggiunte a un prezzo già così basso del caffè tutta una serie di difficoltà che adesso Maria ci racconta. Il problema invece è stato con 2 anni di Covid che abbiamo avuto, che non abbiamo proprio lavorato e siamo proprio a tappeto di tutto. Lei si immagini, siamo una famiglia di 7 persone che non entra nessuna pensione, nessuna niente. Si fa fatica. E si fa fatica ad andare avanti, anche perché le tasse le dobbiamo pagare lo stesso. Il problema è che perché dovevamo mettere il bicchierino, il coperchio, la palettina, le bustine di zucchero e magari c'è chi lo voleva pure incartato, l'acqua non si poteva dare e dovevamo darci anche i bicchieri con l'acqua. Immaginati dietro un caffè che cosa c'è dietro. Abbiamo deciso dopo 2 settimane della riapertura di mettere almeno 10 centesimi perché veramente non si poteva più acquistare nemmeno la 10 plastica. centesimi in più di quello che 10 costava di centesimi in più. solito. E quei 10 centesimi ha fatto pure... Qualcuno si è lamentato? Sì, ha voglia. Quello guarda, per Allora, sveliamo il lamentarsi. prezzo a chi ci guarda. Il prezzo attuale Adesso- quindi... Vi lascio 5 secondi per pensare secondo voi quanto può costare un caffè in questo bar di Maria.
Ok, ora ve lo svelo. Prezzo attuale Adesso quindi... è 30 centesimi. È 30 centesimi. È 30 centesimi. In assoluto, io se penso a 30 centesimi magari non ho un parametro per dire tanto e poco, ma se io penso di offrire 10 caffè, io ti do solo Sì. 3 euro. Sì. Invece in una qualsiasi altro posto d'Italia 10 caffè sono Appunto, 10 euro. sono Forse 10 nella euro. misura di offrire 10 caffè si capisce Infatti- quanto 30 centesimi siano pochi. Sì, no. Lo so cosa state pensando, è veramente follia pensare a un caffè servito al bar a 30 centesimi, ma adesso parliamo con Maria di come si riesce a farlo pagare così poco. Ma il segreto dove sta per farlo pagare così poco? Io credo Il lavoro, quello che dico sempre io, è il duro lavoro, perché noi iniziamo alle 6:30 e finiamo quando chiudiamo. Certo. E poi il vostro guadagno immagino non sia solo al caffè, ma voi siete anche una pasticceria, quindi... Sì, è tutto un insieme. Se c'è movimento si lavora. Come abbiamo detto all'inizio, è un piccolo paese che devono venirci a trovare. Quindi solo coi paesani si campa come abbiamo campato sempre, però non è che... Non si diventa ricchi. Ecco, non si può diventare ricchi col nostro lavoro e con le nostre cifre. Anche il panino che hai appena gustato Sì, era buonissimo. costa 1 euro. È poco. È poco, il cannolo 1 euro. Il cannolo 1 euro è pochissimo. Quei dolci per esempio noi li diamo a 16 euro il chilo, ma quei dolci andrebbero a 25 perché lì c'è un lavoro incredibile No, ma poi ci sono le dietro. mandorle Appunto, costano soprattutto 12-13 perché sono euro le al mandorle, chilo. sono originali, non ci sono altre farine aggiunte di altre cose, ecco. vabbè, E sono poi scelte. io credo che queste due scelte di prezzo fanno sì che in un paesino come il vostro Certo, la gente io può uscire. piuttosto che prendermi il caffè a casa per quello che costa venire da voi vengo a trovarvi, no? Il nostro scopo è quello, non c'è altro dietro. È proprio per far uscire le persone, questo è un bar frequentato da tantissime donne, tantissimi bambini. E poi non potevo non domandare che torrefazione utilizzasse e appunto da dove venisse il caffè. E ho visto che voi utilizzate caffè, Sì. la vostra torrefazione che avete scelto qual è? E da scusa? Mussomeli a Lenza. Che adesso Abbiamo però- avuto sempre quelli, Da sempre. da sempre. Cioè all'inizio ha iniziato mio suocero con un altro caffè, però poi è arrivato il signor Allenza e qua è stato davvero un toccasana per conquistarlo. noi, è più di 50 anni che è con noi. E adesso alla fine forse devo prendere prima il caffè e poi il cannolo, altrimenti il cannolo vince su qualsiasi sì. altro sapore. E poi da torrefattore, ma anche da appassionato di caffè, da assaggiatore, non potevo provocarla sul tema qualità, cioè si riesce in 30 centesimi a mettere anche un caffè di qualità? E io direi che adesso vorrei un caffè, Sì. così assaggio anche il discorso della qualità, dove però mi sembra di aver capito tu non è che vieni meno alla qualità, perché No, io sì, questo mai. La qualità è quella, la miscela è quella e noi non cambiamo mai. Anzi, mi farebbe proprio piacere se andassi a trovare la torrefazione di Allenza. Sì, ci vado volentieri perché non è una torrefazione famosa di quelle più note, quindi a me più ci sono gli artigiani dietro e più mi Siamo appassiona. persone molto semplici e quindi sono gli altri che vengono a cercare noi, non facciamo molta pubblicità. Sì, ma poi mi appassiona di più, c'è, Sì, certo. c'è più verità dietro, Sì. dietro aziende che diciamo non fanno della pubblicità il loro primo Appunto. mestiere. Io adesso Sì. aspettiamo che si libera il bancone, ci facciamo un caffè Ok. e voglio fare... Lo facciamo portare qua? No, andiamo lì? Che dici? Come vuoi. Come Sì, vuoi. io voglio fare il video Ok, mentre esce. andiamo. E poi mi mangio il cannolo Sì. anche. Allora vai che c'è mia figlia, Sì. Tecla, e io ti aspetto qua. Sì, sì. E comunque ora basta chiacchiere, il caffè va bevuto e va assaggiato e quindi sono andato appunto con la figlia di Maria a farmi fare un caffè, sono andato a vedere come lo faceva per poi appunto degustarlo. Devo riconoscere che sia Maria sia sua figlia si sono dimostrate molto attente, soprattutto al discorso della macinatura, che come sapete è uno degli aspetti fondamentali per un buon caffè e va ritarato tutti i giorni. Sei? Tu lo prendi? Oggi è bellissimo essere servito da te. Io più Di faccio e più solito mi siamo diverto. abituati a servire noi, ma così lo gusterò ancora meglio. Beviamo un buon caffè finalmente perché io ne ho bisogno, visto l'orario. Tu lo bevi amaro? Il caffè è buonissimo, ma poi amaro si gusta meglio.
Sì, e comunque gli riesce a scoprire quel pregio, Sì, quel è vero, difetto che perché altrimenti... il sapore ti rimane tutto, per chi capisce il caffè, cioè il palato del caffè. Poi c'è chi lo prende perché ha bisogno di prenderlo, mette lo zucchero, ok, ma così è più buono, è vero? Sì. Nella nostra lunga chiacchierata con Maria ho voluto anche confrontarmi con lei su un discorso culturale di come si beve il caffè in Sicilia, di quanto sia importante la macinatura più stretta che fa un caffè più forte e corposo, ma c'è anche il rischio che lo bruci. E Maria si è dimostrata molto esperta di caffè. Se volete vedere l'intervista integrale con lei, lasciatemelo scritto nei commenti e magari farò un altro video con tutta la nostra chiacchierata che è stata bella lunga ma veramente piacevolissima. E noi non lo stringiamo troppo, perché il caffè quando è nero, il caffè deve avere questa schiumetta, guarda, che ti rimane nella tazza. E così non ti fa mai male. Anche un po' più così, più cremoso. Non Sì. ti fa mai male il caffè. Oggi c'è una temperatura. Invece quando è nero la schiuma non c'è, oppure Sì. lo fai ancora più stretto, la schiuma non c'è e quello è proprio amaro, sembra tostato. Però mi non sembra va che in bene. Sicilia voi andate Sì, tanto sul perché, tostato. sì, perché la gente lo vuole proprio forte, nero, quel caffè Sì. nero fa pure male. È vero, da bruciore. E poi ho approfittato dell'occasione per mangiarmi un cannolo veramente incredibile, cioè non riesco a raccontarlo con le parole quanto era buono. Dalla cialda croccante, la ricotta che veramente sembrava una ricotta fatta al momento, un'esperienza unica che mi sono goduto a 360 gradi e che veramente è ripetibile. È fantastico, Grazie. Mm. è veramente eccezionale. Lo dice una, io non sono un amante dei cannoli, ma questo... Vi assicuro che è stato un pomeriggio in cui ci siamo immersi in un mondo di ricordi, quando i paesi erano fatti di bambini che corrono, i bar erano i centri nevralgici della vita sociale di una comunità e il paese era tutto il nostro mondo. Mi ha ricordato la mia infanzia e la signora Maria con i suoi racconti è stata una guida tra questi miei ricordi. Ora vi chiedo di condividere questo video perché sono sicuro che questa Italia scomparsa per la maggior parte di noi è un ricordo che in tanti abbiamo voglia di scoprire e sarebbe un bel gesto anche verso la signora Maria che resiste con la sua vera e propria missione e che se vi capita andatela a trovare. Se sarete dalle parti di Palermo o Cefalù vi assicuro che il bar di Maria merita una visita e sono sicuro che sarà onorata se gli racconterete che l'avete scoperto tramite questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti, se volete anche tutta l'intervista integrale con Maria, che è stata veramente un piacevole pomeriggio passato con lei e mi farà piacere condividerlo con voi. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo così da non perdere le mie prossime avventure sempre a tema caffè. Lasciate un like a questo video, ci terrei molto, condividetelo, iscrivetevi al canale e ci vediamo sabato prossimo. Un saluto da Claudio.